Signore e signori, stiamo attraversando una zona di instabilità atmosferica. Potremmo avvertire qualche lieve turbolenza. Sotto queste nuvole si estende uno dei luoghi più straordinari della Terra. Un mondo attraversato da fiumi immensi e foreste che sembrano non avere fine. Per milioni di anni questo paesaggio è rimasto qui. Immenso, silenzioso, vivo. È il 24 dicembre 1971. È tutto a posto, l'aereo può decollare. In molti stanno tornando a casa, altri stanno iniziando il loro viaggio. Sai, tuo papà non voleva questa compagnia aerea. Tra i passeggeri c'è anche Julianne, una giovane ragazza di 17 anni che sta salendo a bordo insieme a sua madre. Basta sedermi vicino finestrino. Certo, ci scambiamo i posti. Sotto di loro scorre l'Amazzonia, un mare verde attraversato da fiumi immensi. Per centinaia di chilometri non si vedono città, non si vedono strade, solo foresta. Guarda mamma, è bellissima. È incredibile. Signore e signori, stiamo attraversando una zona di instabilità atmosferica. Potremmo avvertire qualche lieve turbolenza. Lontano da quell'immenso mare verde dell'Amazzonia, qualcuno sta per ricevere una telefonata che non dimenticherà mai. Volo LAS 508. Il volo è scomparso. Nessuno sa dove. Nessuno sa se qualcuno sia sopravvissuto. Mamma! Mamma! Julianne è viva ed è quasi impossibile da credere. Pochi minuti prima si trovava a oltre 3000 metri d'altezza. Ora, intorno a lei, c'è solo foresta. Prima di continuare voglio ringraziarti. Mappe Oscure è ancora un progetto piccolo, ma cresce grazie a persone come te. Persone curiose, persone che non si fermano alla prima versione di una storia. Se vuoi sostenere questo progetto, entra in Mappe Oscure, lascia un segnale all'algoritmo e scrivimi nei commenti cosa ne pensi. Per te richiede pochi secondi, per questo progetto può fare la differenza.
Benvenuti nel cuore dell'Amazzonia. Un luogo capace di togliere il fiato a chiunque osi entrarci. È confusa, disorientata, non sa dove si trova. Non sa dove andare, non sa quanto sia lontana da qualsiasi aiuto. Sa soltanto che restare ferma potrebbe significare morire. Il primo giorno la giungla comincia lentamente a stringersi attorno a lei. Ogni direzione sembra identica alla precedente. Come se la foresta non volesse lasciarla andare. Continuare richiede uno sforzo sempre maggiore. L'aria è così umida da rendere ogni passo più pesante. Ogni metro sembra trasformarsi in 1 chilometro. E l'umidità sembra togliere il respiro. Qui perfino ciò che appare innocuo può essere letale. Le ore passano lentamente. Con il tramonto, la luce comincia lentamente a scomparire. La sete comincia lentamente a farsi sentire, ma fermarsi significa arrendersi. E con il buio, la foresta cambia voce. La prima notte è passata, ma nella foresta amazzonica sopravvivere a una notte non significa essere fuori pericolo. Il suo corpo è sempre più debole, ma la volontà di sopravvivere continua a spingerla avanti. La fame può essere sopportata, ma la sete diventa ogni ora più difficile da ignorare. E poi, finalmente, acqua. In quel momento riaffiora un insegnamento che suo padre le aveva ripetuto molte volte. Se trovi un corso d'acqua, seguilo. Prima o poi ti condurrà verso la vita. I giorni iniziano a confondersi. La fame diventa un'abitudine, la sete una presenza costante. Ma quel piccolo corso d'acqua continua a indicarle una direzione. Finché il fiume scorre, esiste ancora una speranza. Ogni curva del fiume è una promessa, ogni nuovo passo una scelta di continuare a vivere. Il fiume continua il suo viaggio e Julian continua a seguirlo. Ogni nuovo giorno le porta via un po' di forza, ma non la volontà di andare avanti. Le ferite peggiorano, il dolore ormai non arriva più a ondate, è diventato il suo compagno di viaggio. Il suo corpo è ormai al limite, ma fermarsi non è una scelta. Per giorni quel piccolo corso d'acqua è stato la sua unica guida. Adesso, davanti a lei, si apre un fiume molto più grande. In lontananza, una piccola barca.
ma raggiungerla richiederà ancora tutte le forze che le restano. Per giorni la foresta le aveva mostrato soltanto alberi, acqua e silenzio. Adesso qualcosa rompe quell'equilibrio. È solo una barca, ma in quel momento potrebbe significare tutto. Il suo corpo ormai è allo stremo. Le ferite bruciano. Ogni metro sembra più lungo del precedente. Per un istante anche il suo corpo sembra arrendersi. Ma la volontà di vivere è ancora più forte della stanchezza. Poi, dopo quello che sembra un ultimo infinito tratto di cammino, la barca è reale, ma è vuota. Se quella barca era lì, qualcuno doveva averla lasciata. 11 giorni di fame, 11 giorni di dolore, 11 giorni senza sapere se avrebbe mai rivisto un essere umano. Non era un miraggio. Era la prima traccia di civiltà dopo 11 giorni di inferno. Aveva combattuto fino all'ultimo passo. Ora non le restava che aspettare. Guardate, c'è una ragazza nella capanna. Sembra che sta male. Poverina, svegliati, svegliati. Pensavano fosse impossibile. Nessuno avrebbe immaginato di trovare viva una ragazza dispersa nella foresta da 11 giorni. Le ferite erano gravemente infette. Per eliminare le larve, i boscaioli usarono l'unico rimedio che avevano, la benzina. Dopo molte ore di navigazione, raggiunse finalmente un ospedale. Contro ogni probabilità, Juliane Köpke era sopravvissuta. Ma questa non è la fine della sua storia. Quella ragazza di 17 anni sopravvisse 11 giorni nella foresta amazzonica. Tornò a studiare biologia, seguendo le orme dei suoi genitori, e dedicò la sua vita alla ricerca e alla conservazione della natura. Ancora oggi continua a raccontare quella storia, perché la memoria di ciò che accadde non venga dimenticata.